Ciao a tutti ragazzi, sono Vittorio FGC e benvenuti in questo mio nuovo video. Con l'annuncio di Mega Man Dual Override a dicembre è ricominciata una tradizione della serie classica di Mega Man. Sto parlando del concorso di design dei Robot Master. Il tema di questa edizione è un Robot Master che ha un braccio destro con immensi poteri di aspirazione e il design vincitore apparirà nel gioco finale. Alla fine di gennaio, la prima fase delle votazioni è terminata e la Capcom ha annunciato i 20 finalisti per il Robot Master con questo tema. Adesso è in corso la seconda fase di votazioni, che si concluderà venerdì mattina, e i fan dovranno votare su Capcom ID per decidere i 6 design migliori. Alla fine della seconda fase di votazioni, la Capcom annuncerà i risultati. Poi, a marzo, sceglierà il design migliore tra i 6 finalisti. Il design scelto sarà il Robot Master che comparirà nel gioco finale, che uscirà nel 2027 per celebrare il 40° anniversario di Mega Man. Inoltre, i creatori dei 6 design finalisti saranno accreditati nei titoli di coda. Nel video di oggi farò una recensione di tutti i 20 design per questo concorso. Se siete fan di Mega Man, fatemi sapere se avete creato anche voi un design per questo concorso e se avete votato uno di questi 20 design finalisti. Ho già fatto il mio voto sabato notte, ma vi dirò quale design ho scelto solo più avanti nel video, quindi abbiate pazienza. I 20 design finalisti sono indicati con lettere dalla A alla T e ciascuno di questi ha un nome diverso, un aspetto diverso e abilità diverse. Prima di iniziare con la mia recensione di questi robot, vi presenterò i 20 design che hanno raggiunto la seconda fase di votazioni. 2 di questi hanno lo stesso nome, dato che sono 2 Robot Master noti come Vacuum Man. Per evitare confusione, li indicherò semplicemente come Vacuum Man 1 e Vacuum Man 2. Ecco i migliori 20 design scelti dalla Capcom. Sanitize Man di MC, Vortex Man di Dem Nico Art, Battle Man di Momotan, Spiral Woman di Los Angle Flower, Osoji Man di Iota, Dredge Man o Dredge Man di Panami, Flex Man di Kujirav, Tube Man di Pepper, Vacuum Man 1 di Raiden, Cleaner Man di Hachura, Vac Woman di AVD, Cleanser Man di Irregular Dabi, Maestro Man di Evil Skater, Sweeper Woman di Juno, Recycle Man di Calator, Vacuum Man 2 di Motfall, Cactus Man di Simon S. Anderson, Veltman di Shenaniganza, Juggleman di SD Whitcraft e Valveman di Zen Jirakun. Ora che vi ho presentato i 20 design scelti dalla Capcom per la seconda fase di votazioni, direi che siamo pronti. Il dottor Albert Wily sta complottando per conquistare il mondo per l'ennesima volta e noi giocatori non lo fermeremo mica da soli senza Mega Man, non trovate? Bene, adesso cominciamo! Iniziamo con il design A, Sanitize Man di MC. Questo design è davvero semplice, ma il braccio destro è molto simile a un aspirapolvere, il che è più o meno ciò che ci dovremo aspettare. Guardando Sanitize Man, sembra una specie di bidello con una pistola a spruzzo attaccata alla spalla o al braccio. Credo che il suo design sia il più basilare tra i 20 che andremo ad analizzare. Gli schizzi sembrano fatti a matita o con paint, ma mi piace il fatto che mostrano anche Mega Man mentre usa l'arma speciale di questo Robot Master. Mi piace anche il dettaglio del codice seriale, DVN097. Questo design non è male, ma sembra fatto un po' a basso budget. Ecco il design B, Vortex Man di Dem Nico Art. Ok, questo è davvero ben fatto. L'artista ha optato per un modello 3D ed è piuttosto dettagliato. Mostra anche come apparirebbe questo robot nella sua forma normale e nella sua forma da combattimento, quando i tubi che formano il suo corpo crescono. Quando combatte può creare questi vortici per acchiappare i nemici. Vortex Man ha delle eliche attaccate sotto i piedi per levitare e muoversi velocemente. Ha una cupola sul petto che racchiude un vortice, le sue mani possono ingrandirsi e rimpicciolirsi e possono essere usate come mani normali o come tubi che aspirano tutto quando le turbine nelle mani girano.
Infine, la sua fonte di energia è un vortice racchiuso nel petto, che viene creato dalle turbine sulle spalle. E a proposito, quegli spallacci sono davvero grandi e imponenti. Questo è davvero un bel design. L'artista ha fatto un bel lavoro nel rappresentare il tema del concorso con il design di Vortex Man. Il design C è Battleman di Momotan. Il suo aspetto sembra un misto tra un guerriero veterano e un mammut, e questo lo posso vedere dal braccio. Battleman ha anche una descrizione qui. È un antico robot da combattimento che ai suoi tempi d'oro combatté innumerevoli volte, uscendo sempre vittorioso. Ora si è ritirato dal campo di battaglia, ma il suo spirito guerriero lo ha spinto a cercare un'ultima lotta, una contro il rivale più potente di sempre, Mega Man. È immensamente forte ed esperto. Il suo potente braccio di aspirazione può catturare anche il nemico più forte e può poi usarlo come martello. Questo design è davvero fico, sembra qualcosa che vedrei facilmente in un nuovo rivale per Mega Man. La faccia di Battleman e il suo mantello mi ricordano molto un guerriero veterano, e i colori marrone e verde muschio lo fanno sembrare un gladiatore della foresta. L'unica pecca di questo design è che le sue capacità non vengono mostrate, ma il concept di Battleman mi piace molto. Per il design D abbiamo Spiral Woman di Los Angeles Flower. Sì, avete capito bene, un possibile Robot Master di sesso femminile. C'è tanto da parlare, quindi tenetevi forte. Nelle sue numerose battaglie per la pace, Mega Man ha sconfitto decine di Robot Master, ma i Robot Master che ha sconfitto, così come i suoi rivali, sono stati tutti maschi per più di 20 anni. Cioè, perfino Venus di Mega Man World 5 è un maschio, anche se il pianeta Venere prende il suo nome dalla dea romana della bellezza e dell'amore. Stessa cosa vale per la serie Mega Man X, dato che tutti i Maverick che X ha sconfitto nel corso della serie sono tutti maschi. A quanto pare, l'idea che Mega Man combattesse contro una donna sembrava di cattivo gusto all'epoca. L'introduzione di un Robot Master femmina senza contare Roll avvenne solo nel 2008, quando Mega Man 9 introdusse Splash Woman. Considerando che Roll e Splash Woman sono molto popolari nel fandom di Mega Man, sono sicuro che molti fan sarebbero molto felici di vedere altri Robot Master di sesso femminile, soprattutto perché i Robot Master di Mega Man 10 e Mega Man 11 sono tutti maschi, proprio come in tutti gli altri giochi classici. Comunque, questo design è un po' difficile da valutare. I colori sono molto carini e il motivo a pennello calza bene con la serie classica. Tra le sue abilità, sembra che Spiral Woman sia in grado di evocare i telli e spararli. Una cosa che mi ha stupito è che è tutto disegnato su carta e potete vedere tutto sul blocco note mostrato in questa foto. Un'altra cosa che mi piace sono i dettagli della sua descrizione. Ricordate i CD di Mega Man N-Base, vero? In Mega Man N-Base ci sono 100 CD nascosti nei livelli e tutti mostrano dei profili per i personaggi della serie comparsi fino a quel momento, tra cui tutti i robot che Mega Man ha sconfitto nelle sue avventure. Per quanto la traduzione del porting per Game Boy Advance faccia un po' schifo a volte, e mi riferisco a come hanno tradotto il difetto del Dr. Light o il profilo di Hitman, questo era l'unico modo per conoscere i Robot Master al di fuori dei loro poteri, dato che nel 1998 non c'era internet e la Robot Master Field Guide che approfondì questi profili non venne rilasciata fino al 2012. Comunque, in questi profili, i CD di Mega Man N-Base mostravano una breve descrizione del personaggio, un tratto positivo della sua personalità, un tratto negativo, ciò che ama e ciò che odia, e questo lo vediamo anche col profilo di Spiral Woman. Secondo le note, è in grado di fare amicizia con qualunque Robot Master, aiuta Tundraman a diventare popolare, ama rallegrare la giornata di Fuseman e ha un ottimo rapporto con Rock, meglio noto come Mega Man, e Roll. Ama collezionare oggetti e ha una personalità entusiasta, ma è impaziente e odia la monotonia. Queste note descrivono anche la debolezza di Spiral Woman, che sarebbe debole a un'arma troppo potente da assorbire in modo sicuro. Tuttavia c'è un difetto che penalizza il lavoro complessivo.
La grafia è davvero difficile da capire. Le lettere sono così sottili e indistinte che faccio fatica a capire cosa c'è scritto. Forse sono un po' pignolo, ma se devo vedere una descrizione del personaggio, vorrei che sia scritto tutto in modo chiaro. Nel complesso, Spiral Woman è davvero ben disegnata e il suo profilo è pieno di dettagli, ma la grafia poco chiara dell'artista penalizza un po' il lavoro. Ciò nonostante, credo che sia davvero un ottimo design. Il design è Eosojimen di Ioat. È molto colorato e ricco di dettagli come il grembiule antiproiettile, la cresta simile a una scopa, l'aspirapolvere che esce dal braccio, pistole a spruzzo dietro le spalle e unità aspiranti sotto i piedi. Questo sembra davvero un bidello robot e c'è anche una descrizione. Osojimen è un boss che ama tenere il suo livello perfettamente pulito. Vuole eliminare tutto ciò che considera materia estranea, soprattutto Mega Man. Ha occhi e orecchie grandi e sensibili alla materia estranea e la parte inferiore della faccia è fatta di ferro. Per quanto colorato, il design è un po' bizzarro. Non so se è per le orecchie che sembrano quelle di un elefante, il grembiule con le pistole a spruzzo attaccate o quella specie di cresta, ma questo design non mi convince appieno. La serie classica ha avuto dei concept strani per i Robot Master, come Chargeman di Mega Man 5 che è basato su un treno a vapore, o Shipman di Mega Man 10 che è basato su un ariete, ma questo è semplicemente difficile da capire. Osojimen non è per tutti, questo è certo. Dico solo questo. Per il design F abbiamo Dredgeman di Panami. La descrizione è tutta in giapponese, quindi non riesco a capirla. Tuttavia il suo schema di colori è bellissimo. Marroncino, verde, giallo e rosso insieme gli calzano a pennello e i colori del suo corpo mi ricordano antichi artefatti come le anfore greche. Questo è il tipo di robot che vedreste in un museo. La faccia nera è unica per un Robot Master. L'unico Robot Master ad avere la pelle più scura del solito è Blastman di Mega Man 11, il che lo fa risaltare rispetto agli altri. Mi piace molto anche quello schizzo sulla sinistra mentre stringe un reperto antico. Trasmette un bel messaggio sul prendersi cura degli artefatti del passato. Il design di Dredgeman riflette uno stile che rimanda volutamente all'antichità e mi fa impazzire. Io adoro la storia e questo è il design perfetto per gli amanti dell'arte e della storia antica. È uno dei migliori design di questo concorso. Complimenti all'artista! Per il design G abbiamo Flexman di Kujirav. I vestiti mi piacciono, gli danno un tocco di eleganza e professionalità. La giacca, il cappello a cilindro, il papillon, il mantello e la cintura lo fanno sembrare un vero maggiordomo robot. Flexman ha un concetto davvero interessante, con un sacco attaccato alla spalla a sinistra, e ciò che risucchia finisce direttamente nel sacco. Tuttavia, quella che sulla carta poteva essere un'ottima idea non è stata realizzata molto bene in pratica. Il tubo che gli collega le spalle è troppo grande, distrae troppo dal suo abito e mette in ombra il fondo della sua giacca. Anche Dustman di Mega Man 4 aveva un grosso tubo che collega le spalle, ma in quel caso funzionava perché Dustman aveva spallacci molto grandi e imponenti e un aspirapolvere incorporato sulla testa. Le proporzioni andavano bene con lui, ma con Flexman no. Il mio problema più grande con questo design è il corpo di Flexman. Non mi piacciono le proporzioni. Le gambe sono completamente diverse tra loro e hanno proporzioni inconsistenti, e il piede destro è decisamente sproporzionato rispetto al sinistro. Lo so che usa il piede destro per rimbalzare, ma è quasi identico alla mano destra, mentre il braccio e la gamba sinistra sono normali. Con questo design per i piedi, sembra come se avesse problemi a camminare per 10 secondi senza inciampare. A peggiorare le cose, il posizionamento del sacchetto rende le sue spalle davvero sbilenche. Il contrappeso è troppo sbilanciato. Inoltre, Flexman sembra troppo sottile per sostenere adeguatamente il sacco, il braccio aspiratore e il piede destro tutto insieme, ed è ancora peggio quando il suo sacco è pieno. Vi ricordo che secondo i dati ufficiali, Mega Man pesa 105 kg o 230 libbre, mentre X, il suo successore, pur essendo più alto, pesa quasi la metà.
X pesa solo 57 kg o 125 libbre e mezzo, mentre Mega Man pesa 105 kg o 230 libbre. Cioè, guardate qui! Con queste proporzioni, se Flexman risucchiasse Mega Man nel sacco sulla sua spalla, non riuscirebbe a supportare un peso di 105 kg qui. Non sarebbe proprio capace di reggersi in piedi. Se portasse il sacco con la mano sinistra, questo sarebbe comprensibile, ma la scelta di incorporarlo direttamente nella spalla crea un contrappeso così esagerato che rende le proporzioni davvero poco credibili. Forse sono solo io, ma il design sembra allo stesso tempo sproporzionato e a basso budget. E conoscendo il Dr. Wily, alcuni dei robot master che aveva costruito in passato risentivano davvero della mancanza di budget. Basta guardare Springman e Junkman di Mega Man 7. Mi dispiace, ma questo non fa per me. Le proporzioni del corpo rovinano davvero il design. Non funzionano e di conseguenza questo design inciampa nei dettagli. Più mi soffermo sui dettagli, più mi rendo conto che non calzano con le proporzioni di questo robot. Fossi nell'artista avrei reso Flexman più alto, più robusto e più imponente per rendere il design più equilibrato. Questo è il design peggiore per me. Il design H è Tubeman di Pepper. Un altro con la descrizione in giapponese. Le proporzioni sono migliori rispetto a quelle di Flexman e il design per le braccia è usato su tutto il corpo. L'artista ha fatto un buon lavoro a rappresentare in modo consistente il tema scelto. Le braccia allungabili di Tubeman mi ricordano i pugni a molla di Springman. No, non quello di ARMS, questo Springman. Comunque, secondo le note di design, Tubeman può gonfiarsi spostando all'indietro la manovella sul torace, probabilmente per proteggersi dagli attacchi, e il potere di aspirazione è nel buco che ha sui palmi delle mani. Le pose sembrano davvero monotone e ripetitive, e i colori sono solo grigio e marroncino. Le manovelle sono interessanti, ma avrei aggiunto qualche dettaglio in più per rendere il design più accattivante. Il prossimo è il design I, rappresentato da Vacuum Man 1 di Raiden. Questa specie di antenna sul casco è un po' strana, ma mi piacciono molto i colori, con un bel colore blu che si mischia bene insieme al rosso. Aspira con la sua mano allungabile e le note di design mostrano un'idea davvero molto interessante. Vacuum Man può legare con dei piccoli robot noti come gli Sweeperbot, formando un legame simbiotico con loro. Questi robot possono essere collegati al suo braccio sinistro o alla schiena e può anche lanciarli contro i nemici. Inoltre, le piante dei suoi piedi sono speciali, dato che gli permettono di correre ad alta velocità mentre pulisce la strada sotto i piedi. L'idea è piuttosto complessa, ma è un bel design con un'idea davvero unica per un robot master. Ora siamo a metà strada. Il design J è Cleanerman di Ashura. Questo sembra davvero un robot addetto alle pulizie. L'armatura sul petto è un po' troppo piccola, ma i colori sono piacevoli da vedere. Mi piacciono anche i dettagli, come un bidone della pattumiera attaccato alla schiena, l'aspirapolvere incorporato sul braccio, la zip sull'armatura che la fa sembrare una giacca, la maschera e il berretto che gli coprono la faccia e le ventose sui piedi che gli permettono di camminare sul soffitto. Le note sembrano anche implicare che Cleanerman sia in grado di rubare le taniche di energia di Mega Man. Questo mi ricorda Mercury di Mega Man World 5, che poteva rubare a Mega Man le taniche di energia in suo possesso semplicemente colpendolo con il suo attacco speciale, il Grab Buster. Il concept e il design di questo robot sono generalmente ben fatti. Il design di Cleanerman, seppure semplice all'apparenza, ha delle caratteristiche interessanti, soprattutto per l'eventuale battaglia boss, e questo mi piace. E adesso il design K, Vac Woman di AVD, e questo è interessante. Il profilo di questo robot è davvero dettagliato, mostrando le sue origini, il suo tipo di arma, il suo livello e anche la sua personalità. Secondo le note, un tempo era la hostess di un maid café, ma ora è in una fase heavy metal ribelle. Per chi non lo sapesse, i maid café sono caffetterie a tema cosplay originarie del Giappone, e c'è una curiosità interessante. Il primo maid café mai esistito, aperto nel maggio 2001, è ad Akihabara, quel quartiere tanto amato da Plugman, uno dei robomaster di Mega Man 9.
Considerando che Plugman adora gli anime, un maid café lo renderebbe davvero felice. Comunque, Whack-Woman ama il rumore e odia la plutocrazia, e i suoi attacchi sono basati sullo statico e sul vento. Non le piace ammetterlo, ma ama le cose carine. Le note di design indicano anche un concept per il suo livello, un'arena per concerti. Whack-Woman riesce a risultare sia carina che maliziosa allo stesso tempo, e questo la rende ben progettata. Mi piace anche il suo profilo, è molto dettagliato. Il design L è Cleanserman di Irregular B. Ad essere sincero, questo è un miscuglio. I colori accesi e sgargianti saltano subito all'occhio, soprattutto queste sfere sulle gambe, sulle braccia e sul torace di Cleanserman. Il fiore sulla sua testa mi ricorda Spike Rose Red o Axel the Red, uno dei Maverick di Mega Man X5. I tacchi alti sui piedi sono un dettaglio unico che non abbiamo mai visto in un Robomaster. Può ruotare su se stesso e attaccarsi al soffitto, e può sferrare calci contro i nemici, anche quando è in questa posizione. Tuttavia, per quanto i colori siano bellissimi, questo design non è uno dei miei preferiti. Mi dispiace, ma devo essere sincero, non mi convince del tutto. Capisco che questo robot è basato sul detersivo per i piatti e capisco il riferimento allo spray e al detergente, ma il riferimento al dentifricio mi lascia perplesso e confuso. Quelle parti sul suo corpo sarebbero dentifricio? E cos'è quella cosa al posto della mano destra? So che dovrebbe essere un tappo, ma a tratti sembra più una spugna strana. E non è l'unico problema, dato che i colori accesi di Cleanserman tendono a distrarre un po' troppo dal suo braccio aspiratore. Il difetto peggiore sono gli schizzi e le note di design. Gli schizzi sono davvero confusi, caotici e disordinati, e c'è poco contesto dietro quello che sta succedendo. La mancanza di note scritte e l'eccesso di schizzi invadenti rendono il tutto molto confusionario e caotico. Vorrei che questo design mi piacesse di più, ma non mi convince appieno. Non so perché questo design è così incasinato, ma credo che l'artista sia stato un po' troppo ambizioso con il design del suo Robomaster. È troppo complicato e avrei preferito che fosse semplificato un po'. Non è affatto un brutto design, ma questi difetti lo penalizzano notevolmente. E ora il design M, Maestro Man di Evil Skater. Che bel design! Questo è un Robomaster a tema musicale, con la testa a forma di nota musicale, una punta retrattile simile a una bacchetta da direttore d'orchestra, una tastiera sulla testa e un braccio simile a una melodica. Può perfino staccarsi i baffi dalla faccia e lanciarli come un boomerang. A parte il fatto che il nome di questo Robomaster mi ricorda l'avatar protagonista di Mega Man 8-Bit Deathmatch, Maestro, il tema musicale è davvero ben fatto. Quando parliamo del franchise di Mega Man, la serie classica in particolare, i nomi dei personaggi hanno molti riferimenti musicali, come Rock, Roll, Protoman, noto in Giappone come Blues, Bass, Treble, Tango il gatto e i Mega Man Killer dai giochi per Game Boy, Anchor, Punk e Ballade. Di conseguenza, mi stupisco che la serie non abbia mai avuto Robomaster a tema musicale finora. In futuro farò un video dedicato ai riferimenti musicali della serie. Maestro Man è uno dei miei Robomaster preferiti tra quelli progettati in questo concorso, con un ottimo design, molta immaginazione e un tema che calza perfettamente con i riferimenti musicali della serie classica di Mega Man. Adesso il design N, Sweeper Woman di Juno. L'aspirapolvere attaccato al suo braccio parte dalla testa e questo sembra piuttosto complesso. Sweeper Woman ha un buon design e l'abito da cameriera e il design delle scarpe col tacco per i suoi piedi aiutano di certo a farla sembrare carina. Gli schizzi mostrano anche la sua personalità e questo mi piace. È cortese ma severa. Non capisco bene questo dettaglio dietro la testa però. In alcune angolazioni sembra parte dei capelli e in altre no. Sembra un palloncino gonfiabile, ma se l'artista avesse inserito una descrizione un po' più chiara su questo dettaglio sarebbe più facile da capire. Nonostante ciò, mi piace il design di Sweeper Woman, è abbastanza carino. E ora il design O, Recycle Man di Calator.
Questo utente peruviano aveva creato 4 design, ma solo Recycle Man ha passato la prima fase. Oh, questo design è davvero bello, c'è tanto di cui parlare. Il design è semplice ma efficace, il profilo è ben fatto e le proporzioni sono ben equilibrate. Questo robot è alto, imponente e ben proporzionato, con grandi gambe, un braccio sinistro robusto e un grosso aspirapolvere per il suo braccio aspiratore. La parte superiore del suo casco sembra un berretto e gli schizzi lo mostrano a mezzo busto di lato e di spalle. Il suo torace è un contenitore, cosa che si nota più da dietro, e il suo braccio aspiratore può essere allungato e contratto. Per quanto riguarda abilità che potrebbero essere implementate, può assorbire gli attacchi di Mega Man e rispedirglieli contro con potenza maggiore. Recycle Man ha uno schema di colori molto bello da vedere. Arancione, verde smeraldo, nero, crema e grigio sono dei colori che si mischiano davvero bene insieme, e il marrone chiaro sulla mascella fa risaltare ogni parte della sua testa. Il design in sé è già ottimo di suo, ma i dettagli nelle note di design lo elevano ancora di più. Come per Sanitize Man c'è il dettaglio del codice seriale DVN089 e mi piace il dettaglio del logo del Dr. Wily. Sia il nome del robot che il logo del Dr. Wily usano lo stesso schema di colori verde, arancione, crema e nero, il che è un bel tocco visivo. Tuttavia, ciò che più adoro di questo design è l'attenzione ai dettagli, in particolare le note dell'artista e ciò che raccontano. Per iniziare parliamo del produttore. Le note mostrano che il produttore di Recycle Man è la Cossack Robot Laboratories. Vi ricorda qualcosa? Sì, esatto. Secondo queste note di design, il creatore di Recycle Man è una nostra vecchia conoscenza, il dottor Mikhail Cossack. Come sappiamo, il dottor Cossack è il creatore degli 8 Robot Master di Mega Man 4. Brightman, Toadman, Drillman, Pharaohman, Ringman, Dustman, Diveman e Skullman. E ha anche creato Beat, l'uccellino azzurro robotico che ha dato a Mega Man come regalo. E non è neanche la prima volta che vediamo il nome della sua azienda. In Mega Man 11, il Dr. Wily rapisce gli 8 Robomaster del gioco durante il loro controllo di manutenzione annuale al laboratorio del Dr. Light. Ciascuno di loro ha produttori diversi. Per esempio, Blockman e Impactman sono stati creati dalla stessa azienda, la Nakaume Heavy Machinery. Uno di questi Robomaster si è distinto più degli altri, tuttavia, e quel Robomaster è Tundraman, che si è guadagnato una grande fetta di appassionati per la sua personalità e il suo design elegante. Con bracciali e una lunga treccia fatta di cristalli di ghiaccio, è naturale che rubasse la scena. Un altro fattore dietro la popolarità di Tundraman è il fatto che è stato creato dal Dr. Cossack in persona, il che lo rende il suo 9º Robomaster. Se Recycle Man sarà introdotto nel gioco finale, questo lo renderebbe il 10º Robomaster creato dal Dr. Cossack, il che sarebbe davvero forte. Mikhail Cossack è un personaggio che ritengo sia piuttosto sottovalutato, dato che è apparso solo in Mega Man 4, il suo gioco di debutto, e non lo abbiamo più rivisto nei giochi per 35 anni. In Mega Man 5 aiuta Mega Man a salvare il Dr. Light e gli regala Beat per dargli supporto, ma dovete leggere il manuale di istruzioni per saperlo, perché non compare mai fisicamente nel gioco. Compare solo nelle versioni Complete Works e dell'Anniversary Collection del gioco, in cui è il navigatore di Mega Man. Considerando che Beat è sempre apparso in tutti i giochi successivi, a parte Mega Man World 5, è un po' deludente che il Dr. Cossack abbia così poca presenza. Insomma, spero che potremo rivederlo presto. E a proposito del Dr. Cossack, le note del design di Recycle Man mostrano un altro dei suoi Robomaster, Dustman, che fa un cameo qui. La cosa più bella di questo profilo è il ruolo che Calator ha dato a Dustman in questi schizzi. Non è solo l'ispirazione per l'aspirapolvere sul braccio di aspirazione di Recycle Man, ma l'artista si è anche prodigato di mostrare il loro rapporto. Vediamo Recycle Man felice e soddisfatto del suo lavoro, e in lontananza c'è Dustman che lo osserva orgogliosamente. E il testo in piccolo dice che è fiero del suo fratellino.
Carino, eh? Nell'universo di Mega Man non è chiaro se i Robot Master che hanno lo stesso creatore si considerano una famiglia, ma molti fan ci credono, e una cosa chiara è che il Dr. Light considera i suoi robot come i suoi figli, soprattutto Rock e Roll. Ricordate, Thomas Light ha creato i Robot Master del primo gioco e quelli di Mega Man 9, ed è anche il co-creatore di tutti i Robot Master di Mega Man 3 tranne Shadow Man, quindi è tecnicamente il loro padre. Inoltre, secondo la Robot Master Field Guide, Catman, il primo Robot Master mai creato, nutre una forte ammirazione per Mega Man e in Mega Man Powered Up, il remake per PSP del primo gioco, lo chiama fratello. Sempre in Powered Up, Gutsman si riferisce al Dr. Light come paparino, come se fosse effettivamente suo padre, implicando che questa cosa è vera fino a un certo punto. Di conseguenza, se prendiamo in considerazione questo, con l'introduzione di Tundraman, i Robot Master di Mega Man 4 hanno un fratello minore, e secondo lo schizzo in basso a destra, Dustman considera apertamente Recycle Man come il suo fratellino e lo sostiene con orgoglio. Anche nei profili dei personaggi, la serie mostra raramente come i Robot Master interagiscono tra loro, e io adoro questo dettaglio commovente. Questo riferimento è fanservice puro, e chi ama Mega Man 4 e i suoi personaggi ne sarebbe molto felice. L'artista non aveva bisogno di aggiungere questo dettaglio, il design sarebbe andato benissimo anche senza, ma poiché lo ha fatto, non solo ha creato una storia di fondo per Recycle Man legata al Dr. Cossack e gli altri robot creati da lui, ma ha anche dato maggiore profondità al personaggio di Dustman. Il lavoro su questo design è come una vera lettera d'amore a Mega Man 4, al Dr. Cossack, a Dustman, a Pharaoh Man e a tutti gli altri robot che ha creato, come Tundraman e perfino Beat. L'amore e la passione di questo artista per la serie Mega Man è evidente nel suo lavoro su Recycle Man, e ha fatto un lavoro davvero fantastico. Calator ci ha chiaramente messo anima e cuore, e questo mi porta a premiare il suo design. Adesso il design P, Vacuum Man 2 di Modfall. Questo design è piuttosto semplice. Una cosa che ho notato è che a differenza di altri design, il braccio aspiratore non è il braccio destro, ma il braccio sinistro. La caratteristica che salta più all'occhio è la sfera trasparente sulla sua testa, e c'è qualcosa di piccolo qui. Solo a me ricorda quel boss del primo gioco? CVU01P? Ok, qualcosa somiglia parecchio a quel boss. La mancanza di schizzi e descrizioni che mettono in mostra le sue abilità penalizzano un po' il concept, ma mi piace questo design. I colori blu e bianco sono sempre perfetti insieme, e lo schema di colori è davvero bello. Il concept è semplice ma ben realizzato. La sfera trasparente sulla testa di Vacuum Man è un'ottima base per le idee che la Capcom potrebbe implementare per un'eventuale battaglia boss. Ora passiamo al design Q, Cactus Man di Simon S. Anderson. Questo è forse il design più complesso di tutto il concorso e ci sono tantissimi dettagli. Cactus Man è praticamente Spike Rosered o Axel the Red se fosse un robot del deserto del XXI secolo. Entrambi usano una frusta spinata come arma e Spike Rosered è basato su una rosa. Sono sicuro che l'artista sia ispirato molto a Spike Rosered per creare questo design. Guardando Cactus Man, ha dei boccioli sulla spalla destra e sul polso sinistro, un bocciolo più piccolo sulla fronte e una sciarpa intorno al collo. Ha anche una descrizione. È un robot di soccorso del deserto creato con la capacità di sopravvivere negli ambienti desolati. La cosa più interessante è che secondo le note avrebbe la capacità di cambiare temporaneamente la sua forma assorbendo acqua o sabbia, assumendo una delle due forme alternative durante la battaglia boss. Se assorbe acqua diventa azzurro, i fiori sul suo corpo sbocciano e potrà sparare getti d'acqua. Se assorbe sabbia diventa giallo, i boccioli spariscono e le spine sul suo corpo diventano più grandi e più lunghe, potenziando gli attacchi fisici che usano queste spine. Questa è un'idea molto interessante, ma è anche la più difficile da implementare nel gioco perché il livello di Cactus Man deve tenere a mente tutto questo. So cosa state pensando, ma durante lo sviluppo di Mega Man 4 il design del livello di Skullman era stato cancellato e rifatto da zero.
È vero, ma le circostanze erano completamente diverse. Il design del livello di Skullman era stato rifatto da zero perché gli sviluppatori amavano così tanto il concept di Toshiyuki Miyake che volevano rendergli giustizia. Per questo il livello di Skullman in Mega Man 4 è ambientato in un canyon pieno di ossa. In Mega Man World 3 il suo livello è invece ambientato all'interno di un museo, ma riprende lo stesso tema. Per poter usare adeguatamente questo concetto, il livello di Cactus Man dovrebbe essere diviso in due percorsi alternativi. Un conto è creare due percorsi diversi nel livello per il level design e creare un livello più aperto. Un altro è farlo per un livello che deve essere progettato specificamente per le caratteristiche del boss. Sappiamo che Mega Man Dual Override uscirà nel 2027, ma se Cactus Man venisse scelto, è probabile che l'uscita del gioco verrà ritardata di qualche mese per questo motivo. Cactus Man è uno dei miei design preferiti di questo concorso di design dei Robot Master. L'autore è stato molto bravo a rappresentare il tema del fiore del deserto nel suo Robot Master e la sua grande attenzione eleva il suo lavoro. E ora il design R, Veltman di Shenaniganza. Questo robot è basato su un elefante, con un braccio aspiratore simile a una proboscide, spallacci simili a orecchie da elefante e un copricapo sulla testa che somiglia a una seconda proboscide. Ha anche una descrizione davvero dettagliata. Veltman è un robot per la risposta ambientale creato per contrastare i disastri ecologici nelle praterie e nella savana, ma è stato rubato e modificato dal dottor Wily. Il suo braccio aspiratore gli permette di immagazzinare acqua nel suo corpo e rilasciarla durante la siccità o gli incendi boschivi, mentre la proboscide più piccola può essere collegata alla cavità toracica per un lavoro più preciso. Può anche usare questo braccio aspiratore per proteggere l'ambiente da inondazioni, tempeste di polvere e colate di fango. Inoltre ha artigli simili a zanne di elefante sulla nocca sinistra che può usare per staccare i detriti caduti e scacciare i bracconieri, impedendo loro di danneggiare la fauna locale. I suoi spallacci hanno un display che indica la sua capacità di acqua rispetto alla capienza massima, e la parte superiore del corpo si gonfia sempre di più man mano che assorbe acqua. Come per i CD di Mega Man & Bass, il profilo di Veltman mostra la sua personalità. È insensibile alle critiche, ma serba rancore facilmente. Il design è abbastanza bizzarro, ma rappresenta il soggetto dell'elefante in un modo piuttosto unico. Questi artigli mi ricordano Pluto di Mega Man World 5 e Slashman di Mega Man 7. La cosa che mi piace di più di questo design sono le descrizioni. La storia di Veltman è ricca di dettagli e le descrizioni spiegano bene cosa può fare. Ora il design S, Juggleman di S.D. Whitcraft. Questo è il penultimo design tra i 20 nella seconda fase di votazione. Devo dire che questo design è piuttosto particolare. Clownman di Mega Man 8 sembra suo cugino. Juggleman ha braccia allungabili ed è basato su un giocoliere. Può staccarsi la testa dal collo e lanciarla contro Mega Man assieme alle palle che lancia durante i suoi trucchi da giocoliere. Ha anche un sistema di aspirazione che gli permette di lanciare queste palle attraverso le braccia e il collo. La finestra sul petto è trasparente e la tecnologia del motore di aspirazione centrale e le sue mani sono basate rispettivamente su Airman e Quickman di Mega Man 2. Anche se l'idea è piuttosto strana, capisco ciò che l'artista stava cercando di fare. La testa è davvero piccola in confronto al resto del corpo, forse troppo piccola, ma funziona per ciò che l'artista stava cercando di fare. Infine, ecco il design T, l'ultimo di questi design. Questo è Valveman di Zen Jirakun. È basato su un pompiere e ha una descrizione tutta sua. Valveman è il leader dell'unità avanzata di robot vigili del fuoco e di soccorso. Le sue armi principali sono il cannone ad alta pressione sul suo casco, con molte modalità di fuoco, che gli dà il collegamento diretto agli idranti e alle fonti d'acqua esterne. Questa descrizione poteva essere fatta un po' meglio, visto che ci sono un po' di errori ortografici, ma almeno spiega il suo metodo d'attacco principale. Comunque, questo sarebbe l'ennesimo robot rubato dal dottor Wily. Gli schizzi mostrano che il suo braccio destro è retrattile e siccome è basato su una manichetta antincendio, può collegarlo direttamente a idranti o altre fonti d'acqua.
Funziona anche sui metal con un casco che somiglia a un idrante. Inoltre può allungarlo per afferrare i nemici da lontano o interagire con l'ambiente circostante. E il cappello rosso sulla sua testa è un cannone che gli permette di sparare getti d'acqua in 3 modi: semplici proiettili d'acqua, un getto d'acqua più ampio e un raggio d'acqua ad alta pressione. Valveman ha anche un'ascia al posto della mano sinistra e può lanciarla per colpire i nemici. Questi attacchi mi ricordano Waveman di Mega Man 5, che attaccava sparando arpioni dal cannone sul braccio destro e generando geyser con il braccio cannone sul braccio sinistro. Mi ricorda anche Pumpman di Mega Man 10, con la differenza che Pumpman è più difensivo visto che la sua arma speciale è il Water Shield. Ma comunque Valveman e Pumpman si somigliano dal punto di vista del design. Sono molto simili e se Pumpman fosse stato concepito quest'anno, probabilmente sarebbe stato lui stesso parte di questo concorso di design. Ciò che mi piace di più di Valveman è il suo design. Il mantello rosso è figo e anche il cappello rosso è bello da vedere. Adoro anche il fatto che l'artista ha fatto uno schizzo che mostra Valveman e la sua squadra, compreso questo metal speciale. L'artista ha fatto davvero un ottimo lavoro a creare il design e la storia di questo robot pompiere. Bene ragazzi, siccome Valveman era l'ultimo design da recensire, parliamo di quali sono i miei preferiti e qual è il mio meno preferito. Iniziamo da quello che mi è piaciuto di meno. Il mio design meno preferito è il design G, Flexman. Quella che poteva essere un'idea molto interessante è rovinata da una pessima esecuzione nella fase di design. Le proporzioni del corpo di Flexman non mi piacciono, sono davvero troppo sbilenche. Le gambe, i piedi e le spalle sembrano spaiate e la scelta di attaccare il sacco direttamente alla spalla sinistra peggiora ulteriormente il problema, soprattutto quando l'idea del sacco deve essere messa in pratica. Mi piace l'abito, ma non risalta abbastanza perché il corpo è pieno di difetti. Le sue proporzioni sono sballate e il tubo lungo le spalle è così grande che distrae troppo dal suo abito. Flexman è troppo sottile e queste proporzioni sbilanciate non funzionano con ciò che l'artista voleva mettere in mostra. I miei robot preferiti tra i 20 finalisti includono Maestro Man per il suo design e il tema, Dredgeman per come rappresenta la storia e l'arte dell'età antica, Valveman per il suo design e la sua storia, Spiral Woman per il suo design e il profilo dettagliato, Battleman per la storia di fondo e Cactus Man per la rappresentazione del tema e le idee progettate. In generale, molti di questi design mi hanno lasciato un'impressione abbastanza positiva. Tuttavia, il mio robot preferito tra questi è Recycle Man, il design O, per il suo design, la sua storia di fondo e il suo rapporto con personaggi già esistenti, come il Dr. Cossack e gli altri robot che ha creato. In particolare, adoro che Dustman è stato coinvolto nelle note di design e il suo rapporto con Recycle Man. Vederlo rappresentato come un fratello maggiore orgoglioso e amorevole è davvero bello. Quando ho fatto il mio voto sabato notte, ho scelto Recycle Man per tutti questi motivi. Il lavoro di Cala Thor su di lui mi ha lasciato sbalordito, in quanto ho percepito velocemente la passione che questo utente ha per la serie e i suoi personaggi. E con questo l'analisi è finita. Avete preso parte al concorso di design dei Robot Master? Se sì, che design avete inviato e come si chiamava il Robot Master? E chi avete votato tra i 20 design che hanno superato la prima fase delle votazioni? Fatemi sapere nei commenti e ditemi la vostra. Con questo il video è finito. Fatemi sapere cosa ne pensate della mia analisi e della mia recensione di questi 20 design. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace, date hype al video, cliccate sulla campanellina per non perdervi i miei futuri video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! A presto!